Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Biscus So.Se.Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 31 ottobre 2021. Cosa ha Biscus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Biscus durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Biscus? Biscus ha un farmaco a base del principio attivo salmeterolo più fluticasone, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci, escluso anticolinergici. È commercializzato in Italia dall'azienda So.Se.Pharma SRL. Biscus può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Biscus 50 mcg/100 mcg/ dose polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi. Biscus 50 mcg/250 mcg/ dose polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi. Biscus 50 mcg/500 mcg/ dose polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. So.Se.Pharma SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Salmeterolo più fluticasone. Gruppo terapeutico. Adrenergici respiratori. Forma farmaceutica. Polvere per inalazione. Indicazioni. Biscus è indicato negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni in su. Asma. Biscus è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione, I2 agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria, ha appropriato. In pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con i 2 agonisti a breve durata d'azione usati a Eurosal bisogno EUROS, oppure in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con i 2 agonisti a lunga durata d'azione. Nota. Il dosaggio di Biscus 50 microgrammi/100 microgrammi non è appropriato per il trattamento dell'asma grave negli adulti e nei bambini. Broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Biscus è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, con una FeV1 60% del normale previsto, pre-broncodilatatore, ed una storia di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori. Posologia. I pazienti devono essere informati che Biscus deve essere assunto giornalmente, per ottenere il miglior beneficio, anche quando non presentano sintomi. I pazienti devono essere sottoposti ad un controllo medico regolare della loro condizione, in modo da garantire che il dosaggio assunto di Biscus rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve essere titolata la dose PA bassa con la quale viene mantenuto un efficace controllo dei sintomi. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto con il dosaggio PA basso della combinazione somministrato 2 volte al giorno, allora il passo successivo può comportare, a titolo di prova, la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. In alternativa, i pazienti che richiedano una terapia con un I2 agonista a lunga durata d'azione possono passare al trattamento con Biscus somministrato una volta al giorno se, a giudizio del medico, esso costituisca una terapia adeguata per mantenere il controllo della malattia. La monosomministrazione giornaliera deve essere effettuata alla sera se il paziente ha precedenti di sintomi notturni e dal mattino qualora il paziente abbia precedenti di sintomi prevalentemente diurni. Deve essere prescritta la formulazione di Biscus contenente il dosaggio di fluticasone propionato appropriato per la gravità della patologia. Se per un paziente si rende necessaria la somministrazione di dosaggi al di fuori di quelli raccomandati, dovranno essere prescritte dosi appropriate di I2 agonista e/o corticosteroide.
Dosi raccomandate. Asma adulti ed adolescenti dai 12 anni in su. Una inalazione di 50 microgrammi di salmeterolo e 100 microgrammi di fluticasone propionato 2 volte al giorno. Oppure una inalazione di 50 microgrammi di salmeterolo e 250 microgrammi di fluticasone propionato 2 volte al giorno. Oppure una inalazione di 50 microgrammi di salmeterolo e 500 microgrammi di fluticasone propionato 2 volte al giorno. In adulti o adolescenti con asma persistente moderata, definiti come pazienti con sintomi giornalieri, uso giornaliero del farmaco al bisogno e limitazione del flusso respiratorio da moderata a grave, per i quali è essenziale un raggiungimento rapido del controllo dell'asma, può essere presa in considerazione una terapia iniziale di mantenimento con Biscus per un breve periodo di prova. In questi casi, la dose iniziale raccomandata è di una inalazione di 50 microgrammi di salmeterolo e 100 microgrammi di fluticasone propionato 2 volte al giorno. Una volta raggiunto il controllo dell'asma, il trattamento deve essere riverificato valutando l'opportunità di ricondurre la terapia del paziente al trattamento con il solo corticosteroide inalatorio. È importante tenere sotto controllo regolarmente il paziente una volta che si sia proceduto a ridurre la terapia. Non è stato dimostrato un evidente beneficio in confronto alla sola terapia con fluticasone propionato somministrato per via inalatoria, impiegato come terapia iniziale di mantenimento, quando uno o due dei criteri di gravità sopra descritti non sono soddisfatti. In generale la terapia con corticosteroidi inalatori resta il trattamento di prima linea per la maggior parte dei pazienti. Biscus non è indicato per il trattamento iniziale dell'asma lieve. Il dosaggio di Biscus 50 microgrammi/100 microgrammi non è appropriato in adulti e bambini con asma grave. In pazienti con asma grave si raccomanda di stabilire il dosaggio appropriato di corticosteroide inalatorio prima di impiegare una qualsiasi associazione fissa. Popolazione pediatrica. L'impiego di Biscus non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 12 anni. La sicurezza e l'efficacia di Biscus nei bambini di età inferiore ai 12 anni non sono state stabilite. BPCO adulti. Una inalazione di 50 microgrammi di salmeterolo e 500 microgrammi di fluticasone propionato 2 volte al giorno. Speciali gruppi di pazienti. Non è necessario aggiustare la dose in pazienti anziani oppure nei pazienti con danno renale. Non vi sono dati disponibili sull'uso di Biscus in pazienti con compromissione epatica. Modo di somministrazione. Uso inalatorio. Training richiesto. Biscus deve essere utilizzato correttamente per ottenere un trattamento efficace. Tutti i pazienti devono essere avvisati di leggere attentamente il foglio illustrativo e di seguire le istruzioni per l'uso dettagliate nel foglio. Tutti i pazienti devono essere istruiti dall'operatore sanitario che prescrive il farmaco su come utilizzare Biscus, soprattutto se è la prima volta che usano questo inalatore. Questo per assicurarsi che capiscano come usare correttamente l'inalatore. L'utilizzo di Biscus segue 3 semplici passaggi, che vengono descritti di seguito. Il dispositivo viene aperto premendo il blocco di sicurezza rosso e regolato facendo scorrere il coperchio del boccaglio rosa chiaro, per 50-100 microgrammi, rosa, per 50-250 microgrammi, o malva, per 50-500 microgrammi, fino a quando si sente un click. Il paziente deve prima espirare. Il boccaglio viene quindi posizionato in bocca e le labbra si chiudono attorno ad esso. La dose può quindi essere inalata attraverso l'inalatore inspirando costantemente e profondamente. L'inalatore viene quindi rimosso dalla bocca e il paziente deve trattenere il respiro per circa 10 secondi o finché copyright a suo agio. Il paziente deve quindi essere istruito a espirare delicatamente e chiudere il coperchio dell'inalatore fino a sentire un click. Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca successivamente con acqua e di sputarla o di lavarsi i denti dopo l'inalazione. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Peggioramento della malattia. Biscus non deve essere usato per il trattamento della sintomatologia acuta dell'asma per la quale è necessario un broncodilatatore a rapida insorgenza e a breve durata d'azione.
Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I bloccanti beta-adrenergici possono indebolire o contrastare l'effetto del salmeterolo. Devono essere evitati sia i beta-bloccanti selettivi che quelli non selettivi, a meno che non sussistano ragioni che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Discus insieme ad altri farmaci come Aeurosatazanavir Accorda Euro, Aeurosatazanavir Dottor Redisa Euro, Aeurosatazanavir Crica Euro, Aeurosatazanavir Milana Euro, Aeurosatazanavir Sandoza Euro, Aerosberunavir Accord, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Aurobindo, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Dottor Redis, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Ega Euro, Aerosberunavir Crica, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Milan, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Sandoz, compresse rivestite a Euro, Aerosberunavir Teba a Euro, Aerosberunavir Zentiva, compresse rivestite a Euro, Aerosebotazza Euro, Aerosgenboia a Euro, Aerositraconazolo Doc Generic a Euro, Aerositraconazolo Ega Euro, Aerositraconazolo Milan Generics a Euro, Aerositraconazolo Sandoza Euro, Aerositraconazolo Teba a Euro, Aerositragerma Euro, Aeroscaletra, compresse rivestite a Euro, Aeroscaletra, soluzione a Euro, Aeroschetoconazolera a Euro, Aeroschetonova a Euro, Aeroslopinavir Ritonavir Accorda Euro, Aeroslopinavir Ritonavir Milan Euro, Aerosnezoblu a Euro, Aerosnezoral, crema a Euro, Aerosnezoral, shampoo a Euro, Aerosnorvir, compressa rivestita a Euro, Aerosnorvir, polvere per sospensione a Euro, Aerosprezzista, compressa a Euro, Aerosprezzista, sospensione a Euro, Aerosriataz, capsula a Euro, Aerosrizolsta a Euro, Aerosritonavir Milan Euro, Aerosritonavir Sandoza Euro, Aerospendora Euro, Aerosporandox, capsula a Euro, Aerosporandox, soluzione a Euro, Aerostribilda Euro, Aerosintuzza a Euro, Aerostrazzera Euro, Aerostriasporin, capsula a Euro, Aerostriasporin, soluzione a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Viscus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Viscus durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non vi sono dati nell'uomo. Tuttavia, studi nell'animale hanno mostrato che non c'ha alcun effetto del salmeterolo e del fluticasone propionato sulla fertilità. Gravidanza. Una grande quantità di dati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Viscus non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Poiché copyright Viscus contiene salmeterolo più fluticasone propionato, la tipologia e la gravità delle reazioni avverse associate a ciascuno dei due componenti possono essere previste. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dagli studi clinici condotti non sono disponibili dati circa il sovradosaggio con Viscus, tuttavia si riportano di seguito i dati disponibili sul sovradosaggio con entrambi i farmaci presi singolarmente. Salmeterolo. I segni ed i sintomi del sovradosaggio di salmeterolo sono capogiri, aumento della pressione sanguigna sistolica, tremore, cefalea e tachicardia. Se la terapia con Viscus deve essere interrotta a causa di sovradosaggio della componente I agonista del farmaco, si deve prendere in considerazione la necessità di adottare un'appropriata terapia steroidea sostitutiva. Inoltre, si può verificare ipocaliemia e pertanto devono essere monitorati i livelli sierici di potassio. Deve essere presa in considerazione la somministrazione addizionale di potassio. Fluticasone propionato acuto. L'inalazione acuta di fluticasone propionato in dosi superiori a quelle raccomandate può condurre ad una soppressione temporanea della funzionalità surrenalica. Ciò non richiede l'adozione di misure di emergenza in quanto la funzionalità surrenalica viene recuperata in alcuni giorni come dimostrato dalle misurazioni del cortisolo plasmatico.
Sovradosaggio cronico di fluticasone propionato somministrato per via inalatoria. La riserva surrenalica deve essere monitorata e può essere necessario il trattamento con corticosteroidi sistemici. Quando stabilizzata, il trattamento deve essere continuato con un corticosteroide per via inalatoria alla dose raccomandata. Fare riferimento al paragrafo 4.4. Rischio di soppressione surrenale. In caso di sovradosaggio sia acuto che cronico da fluticasone propionato, la terapia con Viscus deve essere continuata ad un dosaggio idoneo al controllo dei sintomi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci, esclusi gli anticolinergici. Codice ATC. R03H06. Meccanismo di azione ed effetti farmacodinamici. Viscus contiene salmeterolo più fluticasone propionato che hanno proprietà farmacocinetiche. Ai fini delle valutazioni di farmacocinetica ciascuno dei due componenti può essere considerato separatamente. Salmeterolo. Il salmeterolo agisce localmente nel polmone e pertanto livelli plasmatici non sono indicativi dell'effetto, dati preclinici di sicurezza. Negli studi sull'animale in cui il salmeterolo ed il fluticasone propionato sono stati somministrati separatamente, i soli elementi di rilievo per la salute umana erano gli effetti associati ad azioni. Elenco degli eccipienti. Eccipiente. Lattosio monoidrato, che contiene proteine del latte. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Viscus a base di salmeterolo più fluticasone sono Airflus Alforspiro, Aliflus Discus, salmeterolo e fluticasone DOC generici, Seretide Discus. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.